Il terzo libro della Bibbia, il libro del Levitico, può essere riassunto con una singola affermazione, che ne è come il cuore pulsante. Dio parlò ancora a Mosè e disse: «Ordina al tuo popolo, siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo». È il cuore del codice di santità. La scena è molto semplice. Israele è giunta sotto il monte Sinai e lì compare la tenda del convegno e Dio chiama il suo amico, il suo servo Mosè. In ebraico, in realtà, più che essere il libro dei Leviti, del codice dei Leviti, si chiama proprio chiamata. È il libro di Dio che chiama Mosè e, così come fanno due alleati, stipulano il proprio contratto di alleanza. Questo libro si compone di due sezioni. La prima, i primi 16 capitoli, che riguardano il culto. A dire il vero, sicuramente non un'agevole lettura. La seconda parte, quella che va dai capitoli 17 e 29, che compongono il codice di santità. Non è facile leggere questo libro perché, inoltrandosi nella lettura, si leggono prescrizioni riguardanti sicuramente il culto, ma anche il cibo, l'abbigliamento, il malocchio, i tatuaggi. Ogni singolo aspetto della vita del credente, del popolo, viene regolamentato. Noi siamo uomini moderni, uomini inebriati dall'esperienza della libertà e ogni qualvolta sentiamo di legge, di divieto, ci viene forse la pelle d'oca. E quando queste leggi, questi divieti provengono da Dio o semplicemente dalla religione, sentiamo come di essere pedinati e in fondo ci sembra di essere la casa da cui siamo fuggiti. Ecco, letto così questo libro è un libro soffocante, eppure non è questo lo spirito, non è questa la ragione di questa alleanza che Dio e che Israele stipulano sul monte Sinai. Se vogliamo capire il libro del Levitico, dobbiamo partire da questa immagine centrale, l'immagine più bella, appunto l'immagine della tenda del convegno, lì dove come due amici, Mosè e il proprio Dio, si incontrano, dialogano e stipulano la propria alleanza. Perché Israele riconosce che la propria libertà in realtà è una liberazione e senza la legge del Signore questa libertà, così come accadrà miseramente, diventa di nuovo schiavitù e il peccato dell'Esodo, il peccato del vitello d'oro starà lì continuamente a richiamare la vocazione, il cammino della libertà. La prima ragione per cui sinceramente ti consiglio di leggere questo testo è per fare esperienza proprio di questo limite. Ognuno di noi tiene la propria libertà, la propria coscienza ed è giusto. E allora leggere in un libro cosa fare, cosa non fare è un'esperienza decisiva. Israele ha fatto questo. Israele però ha scoperto che la propria libertà risiede nella fedeltà nei confronti di questa legge, una legge che vuole indicare la verità, la giustizia, il bene, che da solo l'uomo non riesce a trovare. La seconda ragione per la quale ti invito a leggere questo libro è la seconda parte, il codice di santità, in maniera particolare un capitolo meraviglioso, il capitolo 19. Se io ti chiedessi, così l'ho fatto tante volte, di ricordare un insegnamento, una parola di Gesù, forse anche tu ricorderesti: ama il prossimo tuo come te stesso. Per molti questa è come la sintesi dell'insegnamento di Gesù. Bene, questa parola, questa frase in realtà proviene proprio dal capitolo 19 del libro del Levitico. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Ogni relazione, la relazione con il proprio corpo, con il cibo, con il forestiero, con il genitore, con il prossimo, ogni relazione è al cuore di questo codice di santità. È come se il libro alla fine arrivasse ad affermare che la santità
di Israele proviene da Dio, ma questa santità si gioca nella relazione che il singolo israelita, così come tutto il popolo, ha nei confronti del prossimo. Nel capitolo 24 compare poi la legge del taglione. Ecco, anche la legge del taglione deve essere compresa all'interno di questa alleanza che Israele stipula con Dio e con il prossimo. Chi farà qualche lesione al suo prossimo sia trattato con egual misura, piaga per piaga, occhio per occhio, dente per dente, si faccia a lui quanto egli ha fatto agli altri. Israele scopre l'orizzonte del prossimo e scopre che la propria santità che proviene da Dio si gioca nell'amore verso il prossimo. Ed è per questo che Gesù stesso citerà questa frase del libro del Levitico, perché l'amore per Dio si gioca e si ritrova nell'amore per il prossimo. Siate dunque santi, come io, il vostro Dio, sono santo. Amate il vostro prossimo. Questa è la santità di Israele. Buona lettura.